Ecco, come avete sentito è iniziata la registrazione. Davide ha già cominciato a condividere lo schermo. Allora, vi saluto tutti e questo è il quinto appuntamento di una serie di seminari organizzati all'interno del progetto Interreg Biodiversity, ciclo di seminari dal titolo Rete Natura 2000, Sistemi agrozootecnici e Biodiversità. Questo quinto evento vede come relatore il dottor Davide Pasut, che adesso ce lo presenterà meglio, e il professor Bovolenta, con un intervento la flora di interesse apistico tra obiettivi produttivi e servizi di impollinazione. Quindi io lascerei adesso la parola a Stefano per una breve introduzione e poi iniziamo. Sì, Davide, guarda che stiamo vedendo il tuo desk. Non so se... Ok. Va bene, quindi dicevamo buongiorno a tutti e grazie di aver partecipato a questo quinto incontro. Oggi quindi parleremo di flora di interesse apistico. Il relatore è il dottor Davide Pasut, che è dottore forestale libero professionista, esperto di alpicoltura, disciplina che si occupa tra l'altro della gestione di prati pascoli montani. Collabora in quest'ambito a diversi progetti di ricerca, anche in collaborazione con l'università, svolge consulenze in progetti di recupero malghivo, ha avuto incarichi di docenza anche presso il nostro Ateneo. Attualmente è consulente del Fondo Ambiente Italiano per il ripristino di Malga Fontana Secca e componente del gruppo di lavoro che ha portato al riconoscimento di paesaggio storico-rurale degli Alti Pascoli della Lessinia. Tra gli incarichi istituzionali, attualmente di recente è entrato nel Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia, è membro del Consiglio Direttivo della Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi Zootecnici Alpini, SOZOALP, e inoltre componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Regionale della Lessinia, ovviamente qui anche come componente del gruppo di lavoro del progetto Biodiversity che organizza questi incontri. Quindi, visto che adesso la presentazione è stata caricata, lascio sicuramente la parola al dottor Pasut, che ringrazio anche a nome dei colleghi del Polo per la sua disponibilità. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, cominciamo un po' a entrare nel vivo del progetto, nel senso che attraverso questo contributo quelli prossimi degli entomologi e poi degli apicoltori che fanno parte del gruppo di lavoro cerchiamo di rendere sempre una formula tecnico-scientifica divulgativa una serie di contenuti o di esperienze, sempre un po' raccontando che cosa stiamo trovando, ma anche dall'altra parte con degli spunti di riflessione su questo rapporto tra agricoltura e Natura 2000, che è un po' uno degli obiettivi di questo progetto Interreg. Bene, io ho organizzato questo webinar in 3 parti, discostandomi un po' da quello che uno potrebbe in un primo tempo intuire, cioè parlare di flora di interesse apistico vuol dire parlare di elenchi di piante che piacciono alle api, quindi sostanzialmente un webinar in latino. No, io non ho scelto questa strada, ho scelto di toccare, diciamo così, 3 punti. Il primo è quello di raccontarvi un po' cosa si intende per flora di interesse apistico e quindi che cosa vuol dire avere a che fare con un insetto rispetto a quello che per chi ha a che fare con la zootecnia normalmente è un erbivoro, mammiferi, quindi sostanzialmente animali molto diversi. Dall'altro punto di vista, quello di provare a vedere come si calcola l'interesse apistico e come si può provare attraverso delle esperienze in campo, e in questo senso abbiamo circoscritto ad un ambito che è quello dei prati stabili, che è uno dei focus del progetto, con i dati raccolti nella stagione 2021. E l'ultimo aspetto è quello di andare un po' a creare anche così presupposti di discussione su questo tema e sugli altri legati alle api, cioè in particolare se questa attività zootecnica di allevamento di questi animali in qualche modo è coerente, incoerente con gli obiettivi delle aree Natura 2000, è compatibile
è importantissima, non è importante, insomma cercare di dare un po' di risposte a queste domande, cercando sempre ovviamente di portare degli esempi concreti, quindi in questo caso le aree Natura 2000 regionali della regione Friuli Venezia Giulia e quelle in cui insistono le nostre prove di campo. Questo quindi è un po' il tema, la scelta, insomma, per il modo con cui vorrei raccontarvi. Parto proprio da un'immagine che adesso ce la facciamo, di un gruppo di asini che pascolano sostanzialmente vicino agli apiari in una delle nostre due zone, qui siamo nel Carso Goriziano, per partire proprio da un confronto con chi normalmente si occupa di piante che hanno a che fare con degli erbivori, come in questo caso gli api, sì, gli asini, ma potrebbero essere tranquillamente capre, pecore o bovini. Le osservazioni più banali sono che abbiamo a che fare con un animale che può pesare dalle decine di chili a qualche centinaio di chili, che ovviamente si muove camminando, che ha a disposizione, questo è molto importante, il foraggio tutto quanto la stagione. Adesso a seconda delle parti dove ci si trova in Italia, la stagione avversa può essere l'inverno o l'estate, però per tutta l'altra parte dell'anno l'erba è sempre disponibile, magari non nella condizione migliore, o perché è troppo fresca o perché è troppo vecchia, però comunque è disponibile. E questi animali ovviamente si possono gestire recintandoli, governandoli e quindi in qualche modo condizionando la disponibilità di foraggio che gli diamo. A circa un centinaio di metri da questo pascolo ci sono delle arnie interessate dal progetto. Si parla di numeri completamente diversi e di dimensioni completamente diverse, cioè abbiamo a che fare con un animale che si misura in millimetri, ce ne sono circa 50.000 per ognuna di queste arnie colorate che vedete, è un animale che vola ed è un animale che il suo alimento non è sempre disponibile, perché dipende dal momento in cui la pianta è in fiore. E questa cosa condiziona parecchio sia il concetto di interesse apistico, sia il momento in cui noi andiamo a vederlo. Perché ha un naturale approccio che ci verrebbe di dire, va bene, andiamo a vedere dove stanno le api sopra le piante e dipende da quando lo facciamo. Non è il parallelismo, a questo punto si distacca perché lavorare sulla flora di interesse apistico si differenzia proprio da quella di interesse per gli animali domestici, quindi diciamo così il foraggio in senso stretto, cioè erba, parti verdi delle piante, perché non sono sempre disponibili e questo condiziona molto l'attività di questi animali. Andiamo quindi a vedere che cosa prendono questi dalle piante, perché anche qui c'è un altro passaggio che rende più complessa diciamo così, il tema. Una delle cose in realtà che le rende complesse, oltre al tipo di alimento che si portano a casa, queste api, è che questo alimento può essere in parte, diciamo così, grezzo, come potrebbe essere la raccolta del polline, e invece in parte elaborato come la raccolta del nettare, che viene raccolto in una sacca apposita all'interno dell'apparato digerente dell'animale, viene mescolato a degli enzimi, che è poi quello che noi troveremo dopo come miele, viene pulito durante il volo e quindi arriva all'arnia un materiale che è già elaborato. Siccome questa pulizia, diciamo così, avviene in volo, una delle cose affascinanti è che a parità di specie, a parità di periodo, a parità di numero di animali, a seconda della distanza dell'apiario dalle piante da cui hanno raccolto il nettare, cambia, diciamo così, la pulizia di questo nettare, quindi diciamo così, la quota di polline che può esserci dentro e anche la nostra riconoscibilità dell'origine di questo nettare. Questo è solo uno degli esempi, ce ne sono molti aspetti affascinanti di questo mondo, per ricordare che questi sono animali che si sono evoluti in milioni di generazioni, mentre quelli di prima in migliaia di generazioni. E quindi nel caso delle api noi abbiamo anche dei fenomeni coevolutivi tra le piante e questi insetti pronubi. Tra quelli più famosi c'è, diciamo così, la salvia, che nel momento in cui l'insetto si inserisce per puntare alla base dell'ovario per prendere il nettare, si scatta e si abbassa
il filamento in modo che l'antera tocchi il dorso dell'animale e questo esca con il polline, fino ad arrivare a quelli più evoluti, diciamo così, tra insetti pronobi e piante, che è le famose orchidee, gli ofridi, che hanno il labello, il petalo più grande, che assomiglia proprio al dorso dell'animale, proprio a scopo attrattivo. Quindi una delle prime cose che rende complessa, ma è anche affascinante tutto questo tema, è che abbiamo a che fare con animali molto più antichi, dove tutta questa serie di rapporti si sono evoluti in molto più tempo. E proprio nel caso di questa raccolta del nettare, se vogliamo fare un parallelismo, è come pensare a uno che porta a casa del grano e uno che porta a casa della farina, se no addirittura del pane, cioè un alimento già elaborato. Gli alimenti che raccolgono sono le due cerchi superiori, effettivamente e direttamente di origine vegetale, che sono il nettare, che è questa sostanza zuccherina, che non è sempre nello stesso posto, non è vero che è sempre alla base, cambia a seconda del tipo di specie delle famiglie botaniche, ci sono diverse soluzioni, e che ha lo scopo di attrarre gli insetti, perché in realtà si portino a spasso il polline, che è l'obiettivo della pianta. Quindi, diciamo così, l'ape cerca il nettare e la pianta vuole dare il polline. In realtà questa non è una considerazione corretta, perché anche l'ape cerca il polline perché per lei è una fonte proteica, mentre il nettare è una fonte zuccherina. Quindi se vogliamo tornare al parallelismo che dicevo prima con gli altri erbivori, è come il nettare rappresentasse la fibra e quindi un prato ricco di graminacee, e invece il polline è la fonte proteica, quindi un prato ricco di erba medica, di trifoli, in generale di leguminose. Anche la funzione che hanno poi una volta che questi alimenti arrivano dentro gli apiari è diversa, perché la fonte pollinica è generalmente legata allo sviluppo delle larve e delle api nutrici, e quindi poi vedrete, insomma, nei webinar successivi, quando gli apicoltori sono andati a misurare anche diciamo così, la forza, come si dice, della colonia, che rapporto c'è con il polline, e queste operazioni si possono confrontare per completare, diciamo così, una vista di che cosa è accaduto durante una stagione dentro l'apiario di un allevatore. C'è un terzo punto, che è la melata, che in realtà non è un prodotto delle piante, ma è un prodotto degli insetti. Siamo in un ordine diverso, e parliamo di insetti fitomizzi, cioè di insetti che sostanzialmente filtrano, sono piccoli, sono in genere affidi e cocciniglie, che forano i vasi floematici dove passa, cioè, la linfa elaborata, e stanno lì a filtrare, alcuni per cercare gli zuccheri, alcuni anche per cercare degli aminoacidi, quindi potete immaginare quanto devono filtrare, e quello che esce, quindi diciamo così, il secreto, l'escreto in realtà di questi animali, è una fonte zuccherina che le api vanno a prendere, si chiama melata, e la cosa interessante è che prende piante che magari hanno uno scarso o nullo interesse nettarifero, come ad esempio molte conifere, dove trovate il miele di melata di abete rosso, invece non trovate il miele diretto dei frutti. Anche questo è un livello di, diciamo così, di elaborazione ancora più sofisticato, non è esclusivo delle api. Chi ha a casa albero da frutto, in particolare i ciliegi, magari si sarà accorto di questa fila di formiche che salgono e scendono per la pianta, perché fanno la stessa cosa delle api, vanno in qualche modo a mungere, come dicono, cioè a premere gli afidi perché gli diano una goccia di melata che poi si portano giù, e quindi questo traffico interessa diversi animali, perché ovviamente è una fonte zuccherina non solo per gli insetti pronobi. Noi ovviamente di questo discorso ci occuperemo della fonte nettarifera pollinica, perché sono quelli legati direttamente alle api. Insomma, l'altro hanno un altro passaggio, che è quello degli insetti a cui piacciono le piante, a questi insetti sono amati per la melata dalle api, e quindi vuol dire unire degli aspetti vegetazionali, scusate, floristici, a degli aspetti di dinamica di vegetazione degli insetti, che rendono la cosa ancora più complicata. Quindi io vi cito, vi suggerisco questi temi perché sono molto affascinanti, ma mi rioriento sul mio canale, che era quello della flora di interesse apistico. Una prima domanda può essere: va bene, ma tutte queste cose si trovano scritte da qualche parte, bisogna passare per forza per il mondo della ricerca, quindi la pubblicazione scientifica, o c'è qualche cosa
a portata di tutti, soprattutto dei tecnici che non hanno il tempo di indagare così a fondo. No, esistono due contributi, vi hanno portato qui quelli principali. Quello a sinistra è un lavoro di interesse nazionale, che è uscito negli anni 80, poi esistono anche delle versioni un po' più aggiornate, però non aggiornatissime, di Ricciardelli d'Albore e Intoppa, che raccontano, diciamo così, della flora di interesse apistico e descrivono per ogni pianta l'interesse che ha. Avete proprio in appendice a questo, dove ci sono anche le parti di cui vi raccontavo prima, proprio su come fanno le api a raccogliere il polline e portarselo nell'apiario, e come fanno a raccogliere il nettare o la melata, quindi tutte quante, diciamo così, le basi per chi vuole avvicinarsi a questo tipo di argomenti senza per forza essere un apicoltore. L'altro invece è un lavoro a carattere regionale, cioè il lavoro curato da Gualtiero Simonetti, che è scomparso, ma è un botanico a cui in regione siamo molto riconoscenti per una serie di contributi che ha dato, tra cui anche libri di carattere tecnico, il manuale per riconoscere le erbe dei prati e dei campi e degli alberi d'Europa, che adesso purtroppo non sono più editi da Mondadori, sono un suo prodotto che ha permesso a molti tecnici, anche a molti periti agrari, di prepararsi in questo. E questo è uno studio che sostanzialmente cerca di fare un attimo il punto, si focalizza proprio sulla flora di interesse apistico e cerca anche di dare dei numeri, cioè di cercare di misurare questo interesse e cercare un modo per farlo. Il lavoro è della fine degli anni 80, è nato da 4 anni di ricerca e rimane ancora adesso un punto di riferimento per le api domestiche. Da questo, quindi questi contributi si possono facilmente passare già, andare a vedere quali sono i fattori che interessano l'interesse apistico delle piante, per cominciare a capire che la risposta a queste domande è molto complessa, che non significa difficile, ma proprio letteralmente fatta da tanti pezzi che interagiscono tra di loro, tra tante variabili, che è ovviamente affascinante, ma bisogna allo stesso tempo, da questo fascino, trarne il giusta distanza, cioè il giusto grado di ragionevole affidamento e affidabilità dei risultati che otteniamo. Quindi diciamo che una pianta, per piacere alle api, sicuramente la quantità di nettare che produce e la sua concentrazione zuccherina, anche qui c'è tutto quanto un mondo, perché non è automatica, sono versioni che, ci sono così produzioni che hanno più abbondanti alcuni zuccheri e altri diversi, per cui anche qui c'è tutto un mondo da seguire, dove la scienza ci ha indagato parecchio, perché dietro c'è l'interesse mellifero, per cui di questo si conosce già molto. La qualità e la quantità del polline, nel caso del polline, la densità di fioritura, perché sostanzialmente queste 50.000 api che da ogni anno vanno al pascolo, se vogliamo usare questo fenomeno, hanno bisogno di portare a casa prodotto, e quindi la quantità di fiori è una forte attrazione rispetto alle api solitarie, ad altri insetti pronomi che non hanno una organizzazione coloniale della loro specie. Ovviamente la presenza di diversi tipi di fioriture, la vicinanza dell'alveare, questo si intuisce parecchio. Sappiate che c'è una differenza nella lunghezza del viaggio per raccogliere il polline rispetto a quella per raccogliere il nettare, che è molto più lunga. La forma del fiore, ovviamente, perché questo rende più o meno facile andare a raccogliere le cose che interessano, ma anche l'ora del giorno e le condizioni atmosferiche. E questo non è un aspetto che riguarda solo le api, per cui ci va bene, abbiamo a che fare con degli insetti, sono animali eterotermi, chiaro che se fa freddo questi non vanno fuori. Ma anche dall'altra parte c'è un'influenza della temperatura, cioè abbiamo delle piante che producono più nettare la mattina e altre che ne producono di più al pomeriggio. Quindi anche l'ora del giorno condiziona la produzione di nettare e quindi in questo senso l'interesse apistico, proprio nel senso dell'attrazione. Le condizioni atmosferiche invece, chiaro che giornate più fredde o piovose o soprattutto ventose complicano la vita a questi animali che sono molto piccoli. Abbiamo in questo senso portato, così per introdurre un po' la seconda parte, dove pian pianino andiamo a provare a vedere come riusciamo a collegare disponibilità di piante e interesse per le api, diciamo così, un'immagine che sintetizza, diciamo, come è andata la stagione 2021, che agli apicoltori non gli è piaciuta per niente, perché hanno passato più tempo a dar da mangiare alle api
che a raccogliere il miele. Il motivo di questa, diciamo così, difficoltà, qui abbiamo preso 2 stazioni meteorologiche che stanno nell'alta pianura friulana a destra e a sinistra del fiume Tagliamento, che è quello dove poi andremo a prendere i dati per fare questi confronti. Le colonne in rosso sono l'anno 2021, invece quella gialla è la media dei 25 anni precedenti. Come si vede c'è stato un febbraio dove la temperatura media è stata più alta della media del periodo considerato, e invece marzo, aprile e maggio, e in alcuni casi anche giugno, più freddi. Quindi nel caso di Vivaro bisogna arrivare a luglio, nel caso di Fagagna, Vivaro, per chi non è della zona, è a ovest del Tagliamento, e Fagagna è ad est, bisogna arrivare all'estate per avere dei valori di temperature medie comparabili con la serie storica. E questo, ovviamente, più freddo vuol dire meno attività delle api. Abbiamo perso sostanzialmente l'anno scorso la produzione di miele di Tarassico. Il Tarassico stava benissimo, ma le api non erano sopra perché faceva troppo freddo. Le altre abbiamo avuto dei ritardi anche da parte delle piante, però anche della difficoltà proprio a uscire e a svolgere la loro attività. Bene, come funziona lo studio dell'interesse apistico? Cioè, quali sono le cose che si vanno a fare? Il concetto in realtà è analogo a quello che riguarda qualsiasi tipo di indagine dove io voglio sapere che cosa mangia l'animale. Cioè, da una parte vado a vedere qual è il foraggio disponibile, quindi stiamo parlando di animali che autonomamente vanno a scegliersi cosa mangiare, quindi animali al pascolo, nel caso degli erbivori, o di api, nel nostro esempio. E quindi ci sono delle tecniche per andare a vedere che erba è disponibile o che piante sono disponibili, e dall'altra parte andare a vedere che cosa ha mangiato. Nel caso delle api, la disponibilità dell'alimento, diciamo così, si può fare attraverso dei rilievi, i rilievi, diciamo così, quelli che vengono proposti qui sono dei rilievi fitosociologici che seguono una procedura nota, ormai siamo quasi un secolo che ha questa scienza della vegetazione. Sostanzialmente si fa la lista delle specie che sono presenti in un determinato posto, poi vi faccio l'esempio dei prati di come abbiamo indagato, e l'abbondanza che in genere viene misurata come copertura, cioè quanto queste piante coprono il suolo, ed è un modo, diciamo così, abbastanza utile, una stima abbastanza realistica per in qualche modo raccogliere questo tipo di dato. Però avendo a che fare con le api, che come dicevo all'inizio, a differenza degli altri, sono molto influenzate dalla disponibilità di alimento che dipende dallo stadio vegetativo della pianta, in particolare la piena fioritura, quindi l'inizio, la piena, la fine fioritura, però diciamo la fioritura è il momento in cui è effettivamente disponibile questo foraggio, se vogliamo chiamarlo, per le api. E quindi in analisi di questo tipo si aggiunge alle specie e alla loro abbondanza anche lo stadio fenologico, che è proprio la fase di crescita della pianta. Dall'altra parte, come si va a capire che cosa ha scelto l'ape? Abbiamo, diciamo, 2 strade. Andare a vedere il polline che è stato raccolto. Questo si fa attraverso delle trappole polliniche, che sono sostanzialmente dei sistemi di barre forate che vengono messe alla base dell'arnia, che fanno in modo che quando l'ape entra dentro gli cada una parte di polline in una cassettina di raccolta, per evitare che questo filtro, da un certo punto di vista, complichi l'ingresso, visto che le api sono molto numerose. Viene lasciato un'apertura laterale, quindi diciamo all'inizio la cosa funziona in modo molto forte, diciamo così, viene raccolto molto polline. Poi quando le api capiscono che c'è un passaggio laterale, si portano dietro il polline direttamente. Questo viene fatto anche per ridurre, diciamo così, l'impatto sulla colonia che ha bisogno di questo polline. Quindi si passa, diciamo così, dalla raccolta molto abbondante all'inizio fino poi al 10%, quella che viene stimata nel momento in cui le api che raccolgono il polline hanno capito come aggirare l'ostacolo. Quindi sostanzialmente io vado a vedere che piante ci sono in fiore, dall'altra parte vado a raccogliere il fiore il polline nello stesso momento, e vado a vedere se quello che io ho visto poi è arrivato anche dentro l'arnia. C'è un altro passaggio che si chiamano analisi melisso-palinologiche, che vanno a prendere quello che vi accennavo all'inizio, cioè la quota, attraverso la quota di polline che è rimasto dentro il miele, si può capire che tipo di miele è. E questo è un tipo di ricerca che è sviluppata anche a scopo commerciale, perché per dire che il miele è monoflora di un certo tipo, cioè miele di Tarassico, miele di Tiglio, eccetera, ci vuole una certa quantità di miele che
le analisi dicono effettivamente ha dentro il polline di quella pianta. Quindi questo è il mondo, cioè la tecnica è questa. Adesso andiamo a vedere un caso un po' concreto, però prima vi porto degli esempi di persone che sono messe a studiare queste cose, ed esiste anche un interesse apistico numerico. Ci sono dei ricercatori tedeschi, se non mi ricordo male, che si sono messi a provare a trovare una formula per dare un valore numerico. Questa formula è dipendente, come vedete, dalla durata della fioritura, dal numero di fiori per ettaro, dal valore zuccherino di questi fiori e dalla distanza dall'apiario. Non è molto usato, nel senso che è piaciuta molto questa pubblicazione, però la fattibilità, cioè la possibilità di effettivamente andare a raccogliere i dati da mettere dentro questa formula, è abbastanza problematico, visto che ho 50.000 animali per arnia. Il Simonetti, di cui vi accennavo prima, che è andato a studiare questi aspetti ed è andato a raccogliere anche esperienze di altro tipo, propone una, diciamo così, una misura qualitativa, quindi meno precisa della precedente, ma molto più fattibile. Ed è divisa sostanzialmente in 4 aspetti, che sono quelli che vedete sopra elencati. Il primo è l'interesse apistico generale. C'è la parola biologico, perché l'interesse apistico non è dell'apicoltore, ma è dell'ape. Cioè non si va a vedere le piante che sono importanti perché producono miele che poi io vado a vendere. Vado a vedere le piante che sono importanti per la sopravvivenza della colonia. Quindi in questo senso viene chiamato interesse apistico o naturalistico o biologico, per distinguerlo da quello, diciamo così, produttivo, se vogliamo usare un altro termine. In questa pubblicazione di riferimento che io ho utilizzato per sintetizzarvi e raccontarvi queste cose, che invito chi è interessato a procurarsela perché è molto affascinante, divide sostanzialmente interesse ottimo, quindi è una specie che generalmente è molto appetita dalle api, buono, non così tanto, limitato un poco e occasionale. Occasionale vuol dire qualche volta, ma anche dati discordanti, cioè nelle pubblicazioni che gli autori hanno raccolto per fare questo, diciamo così, pubblicazione di sintesi, questa review se vogliamo, quando hanno trovato specie che in alcuni studi di alcune aree era bellissima, buonissima, e in altri neanche citata, l'hanno incastrata nella categoria occasionale. Poi va a distinguere, quindi sostanzialmente per ogni specie possiamo abbinare 4 colonne per capirci. Una l'interesse apistico generale, uno quanto gli piace il nettare, e qui è diviso usando il più, quindi in 3, in 2 e in 1. Nell'altra in quanto gli piace il polline, perché sono specie che hanno interesse pollinico ma non nettarifero, molte graminacee per esempio, e questo è importante, come dicevo prima, per la sopravvivenza delle covate, eccetera. E l'ultimo aspetto, semplicemente con una classificazione presenza-assenza, se quella specie è anche, diciamo così, produttrice di melata. Cosa vuol dire però? Una specie che può produrre melata se la melata non dipende dalla specie ma dagli insetti. Vuol dire che in quelle specie ci sono degli fitomizzi, specie specifici, quindi caratteristici del tiglio, come conoscete quando ci parcheggiate la macchina sotto d'estate, avete tutte le goccioline sopra, del ciliegio e così via, per cui essendoci degli insetti che sono specializzati in quella specie e producono melata, si può affermare che quella specie produce in generale melata. Quindi questo è un po' il motivo. Tutti questi dati noi li abbiamo nell'ambito delle attività del progetto, li abbiamo imbancati, cioè sostanzialmente abbiamo associato all'elenco delle specie il loro interesse apistico in via qualitativa. Sono circa 800 le specie che rientrano in questo catalogo, dove come vedete poco più del 10% sono veramente ottime. E le altre, diciamo, appartengono alle altre categorie. Questo è, diciamo così, un modo che qui, nell'immagine successiva, vi ho portato un esempio di un piccolo estratto dal database, dove è possibile abbinare alle specie, che vi riportate nel nome volgare, insomma, perché è più facile per tutti, l'interesse che hanno. E quindi quelle in grassetto sono quelle con l'interesse ottimo, quindi trovate la colza, trovate il castagno, che è anche specie dove si può ricavare la melata, e altre sono come il fiordaliso, come l'aglio selvatico, come la vulneraria, sono specie erbacee che
presenti anche nei prati, altre come l'ipocastano, come l'ailanto, come l'albero delle farfalle sono specie esotiche arboree, perché in questo aspetto, cioè quando uno guarda la flora di interesse apistico, siccome mette al centro l'ape, guarda qualsiasi tipo di specie. Quindi l'interesse anche di questo tipo di pubblicazioni per chi è interessato all'argomento è che non tratta solo di specie spontanee, ma anche quelle coltivate e anche quelle ornamentali. E poi vedremo un po' perché. Nel nostro progetto siamo andati a fare una serie di indagini che poi vedremo un po' nel dettaglio, ma una delle cose che ci possiamo portare a casa è questo, diciamo così, calendario molto semplificato, dove nel caso delle 2 aree studio, quindi nel medio tagliamento e nel Carso Goriziano, siamo andati a vedere il periodo più o meno in cui fioriscono le principali piante di interesse produttivo, quindi in questo caso che piacciono all'apicoltore perché riproducono del miele monoflora. Quindi abbiamo il tarassico, la mor, vedete che le specie non sono sempre le stesse perché siamo in 2 ambienti diversi. Il Carso è un ambiente più caldo, le particolarità tra cui quella del ciliegio canino, quella che chiamano marasca in Carso, e della marruca, e invece altre nel caso del tagliamento, che essendo l'area nostra di studio sostanzialmente tra il ponte di Dignano e il ponte di Pinzano, per chi è della zona, quindi tra Spilimbergo, Pinzano, San Daniele e Dignano, in questo rettangolo qui, quindi è prossimo alla pedemontana, e quindi alcuni di questi api, di questi apiari, frequentano anche la pedemontana, dove c'è anche il castagno, per esempio. C'è un'osservazione che penso si possa cogliere molto facilmente: ci sono dei buchi, ci sono dei mesi della stagione vegetativa dove non si producono mieli monoflora, che sono in genere il periodo di luglio e di agosto. Questo ce lo teniamo a mente perché ci serve poi nelle considerazioni aggiuntive. E quindi, avvicinandoci un po' a questo tema di che cosa piace all'apicoltore, dal progetto, dove abbiamo avuto la possibilità di accedere alla banca dati apistica, che è, diciamo così, lo strumento con cui la regione cataloga tutti quanti gli apicoltori e la posizione dei loro apiari, abbiamo tratto proprio la parte geolocalizzata degli apiari per renderci conto di dove sono, insomma, questi apiari, e quindi di qual è, in qualche modo, come la posizione può aiutarci a capire anche quali sono le scelte dell'apicoltore. Questa è la mappa del Friuli. Pallini rossi sono gli apiari in regione. Ovviamente gli apiari vengono denunciati anche nel caso del nomadismo, quindi a seconda che uno li sposti oppure che uno decida di aprire o chiudere la propria attività, cambiano nell'arco del tempo. Questa foto che vedete, questa immagine che vedete è di un anno fa, di febbraio 2021 sono i dati. Come si intuisce, questi apiari si concentrano nella pianura, nelle parti montane si fermano nel fondovalle, e pare, così a primo approccio, così molto visivo, che questi pallini siano un po' più densi nell'arco pedemontano, cioè nell'alta pianura. Io non so se voi riuscite a vedere la manina che gira, o è una mia... si percepisce la manina? No, non si percepisce nessuna manina. Sì, Davide, si vede. Ah, ok, grazie. Allora, questa è la manina che gira, questo è l'arco pedemontano da cui partono le montagne, diciamo così, l'arco prealpino principale. Sembra che sia un po' più denso. Se noi andiamo a vedere il dettaglio e ci accendiamo anche dove sono i castagneti e i robinetti, vediamo che in qualche modo questa cosa coincide. Cioè la parte pedemontana, che è ricca di pallini rossi, è anche ricca di aree verdi, che sarebbero i castagneti, o di aree blu, che sono i robineti, perché ovviamente l'apicoltore che deve produrre miele e quindi è interessato a piante di grande interesse apistico perché gli piacciono, per la quantità di miele che riescono a produrre, concentra o in forma stanziale o in forma nomade in questa area gli apiari. E questo è un modo con cui si può andare a valutare, ci torneremo su questa cosa alla fine quando parliamo di Natura 2000, certi ragionamenti, perché è chiaro che abbiamo a che fare con un'ape, ma è sempre un animale allevato, quindi sarà influenzato da chi sposta l'arnia. Fisicamente non sposta ogni ape che vola da sé,
ma si può spostare l'apiario. Quindi per provare a fare, diciamo così, un esempio concreto di misura di questo interesse apistico, siamo andati a lavorare sui prati stabili, che sono dei focus del progetto. Quindi vi dico due cose su quello intendiamo in Friuli con questa parola, e poi andiamo a vedere attraverso una serie di tabelle i dati che abbiamo raccolto. Allora, diciamo, in Friuli, cioè la regione Friuli Venezia Giulia ha la particolarità di avere dal 2005 una norma che tutela i prati stabili, cioè questi prati che sono o ci sono presenti nell'area di tutta la pianura friulana. La norma si ferma a questo territorio perché sono quelli dove sono stati più eliminati, e quindi tutte queste formazioni prattive utilizzate quindi per fare fieno, che sono stabili nel senso che sono lì da almeno 10 anni, quindi non sono interessate da dissodamenti, e hanno permesso quindi a una flora una ricchezza maggiore, una flora più ricca, scusate, di insediarsi rispetto a un semplice erbario, li tutela proprio per l'interesse naturalistico che hanno, e questo riguarda sia prati concimati che prati non concimati. In realtà, diciamo, dal punto di vista un po' fisionomico, un po' vegetazionale, per fare un attimo un quadro, vi ho preparato questo schema molto semplice che fa capire nell'area della pianura come esistono praterie magredili, nel caso friulano nell'alta pianura sono sostanzialmente delle formazioni erbacee povere di nutrienti. Il termine magro si riferisce alla ricchezza di nutrienti, non alla quantità di acqua, che stanno in un'alta pianura solcata da fiumi che hanno ancora carattere torrentizio, in particolare il Cellina, il Meduna e il Tagliamento. Sono i principali, e quindi si sono sviluppate, si sono mantenute questa serie di ambienti, un po' per fortuna, un po' per qualche fortuita coincidenza, nel senso la servitù militare ha vietato l'utilizzo di altre formule di coltivazione, per cui si sono mantenuti anche per questo motivo. Nella bassa pianura invece prevalgono prati diversi, che sono l'opposto, cioè quelli prati umidi, quindi con specie molto più esigenti. Trasversalmente invece c'è un altro fattore ecologico, che è la fertilizzazione, quindi noi possiamo avere prati stabili, concimati, sia nell'alta pianura che nella bassa pianura. È un altro tipo di ragionamento. La domanda è: ma tutti i prati stabili in Friuli sono riconosciuti e normati, tutelati e così via? No, in realtà la legge ha fatto un passo in più, cioè ha previsto un inventario. E quindi sostanzialmente esiste un inventario che è disponibile nel web GIS della regione, oltre che negli uffici, eccetera. Tutto è poi entrato anche nei documenti del piano paesaggistico regionale, quindi la regione Friuli è una delle 6 regioni italiane che si è dotata del piano paesaggistico, e in questa operazione anche questo tipo di informazioni è stato raccolto. Sono le aree rosse che vedete nell'alta pianura. Come vedete, le macchie più grandi sono lungo il torrente Cellina e Meduna, e quello in mezzo è il Tagliamento, dove ci saremo anche noi. Poi passo a un dettaglio più alto. Quindi esiste una banca dati, i prati tutelati sono quelli presenti dentro l'inventario. Che cosa abbiamo fatto come progetto? Siamo andati nei diversi mesi in corrispondenza delle fioriture delle specie principali di interesse produttivo, cioè a quelle che interessavano all'apicoltore. Siamo andati a vedere che fioriture erano maggiormente presenti intorno agli apiari. Abbiamo preso un raggio di 1500 metri, sono circa 700 ettari intorno agli 8 apiari sperimentali, e contemporaneamente nella stessa settimana siamo andati a prelevare del polline. E questi sono poi i risultati di questi aspetti, li portiamo in un webinar dedicato, che è l'ultimo. Io prendo solo il pallino blu e il pallino rosso, cioè nel mese di giugno abbiamo aggiunto a questa serie di rilievi anche dei rilievi fitosociologici sui prati stabili intorno agli apiari, e nelle stesse giornate siamo andati a prelevare il polline per fare questo rapporto tra alimento disponibile e alimento mangiato, diciamo così, portato a casa. Questa è l'area di indagine. Siamo nel grado del Tagliamento, che è un'area Natura 2000, per interpretare velocemente la mappa. Lo sfondo rosso sono i prati stabili,
i pallini gialli sono i 30 rilievi fitosociologici, i pallini blu sono gli apiari sperimentali, in 4 dei 6 che interessano quest'area erano presenti dei prati stabili e ci abbiamo fatto i rilievi sopra. Questo perché poi i risultati possono essere associati all'apiario di riferimento. Ogni cerchio sono circa 700 metri. E c'era un'altra cosa importante che abbiamo detto all'inizio: attenzione che il foraggio per le api non è sempre disponibile, dipende dal momento in cui è la pianta, in particolare dello stadio fenologico, come l'abbiamo chiamato, e quindi questi 30 rilievi fitosociologici, che essendo fatti nei prati, praticamente siamo andati a spasso intorno a delle aree omogenee, e abbiamo camminato in genere circa sui 150-200 metri. Perché non è preciso? Perché il criterio non è l'areale, ma la sottoruzione floristica, cioè si va a passeggio finché non si trovano più specie nuove da aggiungere alla lista che stiamo facendo. E per ognuna di queste specie abbiamo associato una classe di abbondanza come copertura. Le classi sono dal 20, dopo le vedremo, sono intervalli del 20%, quindi sono 5 sostanzialmente. E poi ci siamo notati per ogni specie, a fianco all'abbondanza, anche lo stadio fenologico, secondo una scala che è quella che in genere viene utilizzata in alpicoltura, cioè nella gestione dei prati e dei pascoli. E questa è la scala francese proposta da Cemagref. Non è la più precisa, gli agronomi sanno che nel campo delle coltivazioni arboree ci sono scale fenologiche molto più raffinate per la frutticoltura in generale, anche per la vite. Qui abbiamo una distinzione in una decina di classi che è più che sufficiente per riuscire a indagare specie molto diverse. Un conto è lavorare solo sul pesco e un conto è avere a che fare con 30-40 specie diverse. Come si vede, nelle giornate in cui abbiamo fatto questa operazione, quindi da una parte siamo andati a raccogliere il polline e parallelamente a fare questi rilievi, erano il 9 e il 10 giugno 2021, la maggior parte delle specie era in piena fioritura, però trattandosi di prati stabili, quindi non di una situazione monoflora, come potrebbe essere un frutteto, c'è una certa variabilità, c'è chi è appena partito, cioè in ripresa vegetativa, e chi ha già fruttificato, come le specie più precoci. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto questi dati e abbiamo fatto 2 tipi di analisi. La prima è bibliografica, cioè basandoci sulla banca dati che vi dicevo all'inizio abbiamo preparato dal lavoro di Simonetti, quella con le 800 specie di cui si sapeva di ognuno quanto piaceva alle api. I dati sono stati poi mediati a seconda dell'apiario di pertinenza, e quindi sono 4 apiari, quindi c'è il numero di rilievi fatti, quindi questi 30 si spezzettano più o meno in modo uguale tra gli apiari. Noi non abbiamo guardato gli apiari, questa cosa l'abbiamo scoperta dopo, perché il rilievo fitosociologico va a guardare la comunità vegetale, insomma, su questo si concentra. Un numero di specie per rilievo discreto, insomma, siamo troppo sopra le 30 specie per rilievo. Quante specie di interesse apistico ci sono dentro, cioè che sono buono, ottimo, limitato, occasionale? Circa il 40%. Come numero di specie. Ma se io vado a vedere la copertura, l'abbondanza, visto che ho a che fare con un animale, devo anche sapere quanta roba c'è. Qui invece cala. Diciamo che siamo dal 10 e il 20% l'abbondanza di specie di interesse apistico che c'è dentro questi rilievi. Ma se noi andiamo a prendere solo quelle di ottimo e buon livello, calano ancora di più. Ma questo non ci, diciamo così, non è che ci stupisce, perché anche quando avevamo fatto lo spettro generale dell'interesse apistico abbiamo visto che solo il 12% erano nella classe ottima, per cui è abbastanza più o meno coerente questa cosa. Andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto con i dati che arrivano dalle indagini palinologiche. Allora, in questo caso ci sono 4 apiari, che sono quelli in cui ci sono i prati stabili e i rilievi di pertinenza, 4 arnie per ogni apiario, abbiamo prelevato circa 100 grammi di polline, e poi i risultati sono stati immediati, utilizzando la stessa classe, diciamo così, lo stesso sistema di classi percentuali che utilizzavamo per fare i rilievi fitosociologici, quindi che è quella che potete leggere sotto. Adesso per comodità di spazio ho spaccato i risultati in 2 diapositive. La prima ho messo quelle di interesse riconosciuto, che non sempre coincide l'interesse
mellifero, perché per esempio il papavero non produce nettare, ma produce polline anche in abbondanza, e invece le altre tre producono anche miele, sono specie di interesse perché fanno mieli monoflora. Che cosa c'è da dire su questa diapositiva per dare un commento un po' meno scontato? Allora, l'ultima colonna ha le specie rilevate in piena fioritura e scopriamo che la morfa è presente anche nei tratti stabili. Perché questo? Perché l'area dove noi siamo andati a lavorare è stata interessata da un progetto della regione, un progetto LIFE che si chiamava Magredi Grassland, che si occupava di ripristinare ambienti prativi in aree golenali, non solo, però nel caso del tagliamento, e quindi è andato a contenere la morfa, e quindi noi ci trovavamo sia in prati stabili originari, sia in prati stabili soggetti a ripristin, dove la morfa è ancora presente. La differenza è che la morfa dei prati non è arbustiva, cioè ancora erbacea, si sta diffondendo o stanno cercando di contenerla, non è analoga a quella delle siepi, cioè quando lei può sostanzialmente arrivare allo stadio arbustivo, produrre i fiori che poi richiamano le api. Si vede come in questo tipo di ambiente, nelle giornate che vi ho detto, con le condizioni che vi ho detto, la morfa sia enormemente selezionata, cioè si va dal 20 al 100% di interesse per le api. E quindi si sono portati i casi, la maggior parte del polline, il polline, dicevo, la percentuale di granuli, è l'unità di misura con cui noi abbiamo fatto queste elaborazioni, uno dei valori che vengono dati, abbiamo questo interesse. Le altre specie, cioè quelle di cui è arrivato il polline, che specie erano, quante ne sono arrivate e in che percentuale? Allora, io poi se a chi interessa lascio queste diapositive, per cui le ho pensate in questo modo, non per leggervi l'elenco delle specie, ma per darvelo come possibile riferimento. Una prima cosa che si nota è che le righe non riportano delle specie, ma portano gruppi di specie. Ma questo non per una questione di spazio mio, perché non sempre si riesce attraverso l'analisi pollinica a sapere esattamente che specie è. Perché questo? Perché noi questa cosa ovviamente, trattandosi di un progetto, quindi avendo un rapporto, diciamo così, scientifico anche con tutti i nostri collaboratori, compreso l'azienda che ha fatto le analisi palinologiche, c'è un dialogo tra noi e la ricercatrice che fa questo tipo di analisi, per cui noi abbiamo dato a disposizione l'elenco delle specie, quindi lei ha cercato di venirci incontro. Loro hanno essenzialmente un Atlante a scala europea che dà le foto di diversi pollini con cui si aiutano. Qual è il problema? Che mentre nel caso, se noi lavoriamo in questo tipo di aspetto con gli erbivori, la pianta ce l'abbiamo intera, quindi abbiamo tutti quanti gli elementi per riconoscerla, il polline non segue diciamo così, dei principi sistematici, ma segue dei principi filogenetici, cioè nel corso dell'evoluzione, col cambiamento delle diverse specie, si è evoluto anche un po' il polline. E quindi non sempre si riesce ad arrivare a livello di specie, spesso si arriva a livello di genere, in alcuni casi a pezzi di famiglia, ad esempio le graminacee, e dicono siamo graminacee sopra i 35 micron o polline di graminacee sotto i 35 micron. Oppure nelle composite, quelle che adesso si chiamano asteracee, sono divisi in 3 classi a seconda delle forme particolari. E questo è un primo limite, cioè non c'è la possibilità di una corrispondenza completa per situazioni floristicamente molto ricche e interessanti come quelli della regione Friuli-Venezia Giulia. Per farvi capire, in una regione piccola come la nostra, che sostanzialmente sta dentro un quadrato di 100 km di lato, c'è metà della flora nazionale, per la diversità di ambienti che abbiamo, da Muggia fino a Forni a Voltri, da Tarvigio fino a Bruniera. Quindi questa grande ricchezza si trasmette anche in questi ambienti, ed è uno dei motivi per cui c'è una norma che tutela i prati stabili, e quindi c'è anche una quantità di informazioni a cui in genere i palinologi che lavorano con gli apicoltori non sono abituati. Diciamo. Abbiamo avuto un grande apporto e anche un grande interesse scientifico di cui siamo riconoscenti e ringraziamo. Quindi sostanzialmente già c'è questo problema di riconoscimento. L'ultima colonna è quante specie in piena fioritura c'erano dentro, e dall'altra parte nella
nel polline che è arrivato quante specie ci sono dentro. Quindi questo guarda il numero di specie. Vedete che i numeri anche in questo caso non sono molto alti, soprattutto se guardiamo altre specie prative dove ce n'erano 70, sono 95 complessivamente le specie in piena fioritura rilevate, di 190 complessivamente rilevate in tutti i 30 rilievi. Solo neanche il 10%, diciamo così, riusciamo, arriva dentro il polline. Però uno dice, questo è il numero di specie, magari ce n'è una che gli piace tanto, è arrivato di tutto. E invece se noi guardiamo l'abbondanza arriviamo a ancora più bassi, cioè più vuol dire meno dell'1%, 1 vuol dire dall'1 al 20%. Quindi in questa foto che abbiamo fatto l'interesse apistico dei prati stabili in questo anno, con questa tecnica, in quelle giornate, risulta molto basso. Per chi è interessato agli aspetti legati diciamo così, alla naturalità, ho segnalato le specie invasive che sono state scelte anche dalle api. Ci è arrivato polline anche di Rigeron annus, che è la margherita americana cosiddetta, e l'ultima, partendoci su quinquefoglia, è la vite americana, che è presente anche dentro. Una delle cose interessanti è che noi ci siamo concentrati nei prati stabili, loro ovviamente non guardano dove c'è da mangiare, quindi anche le specie arboree, però sono finiti anche sul noce, sull'olivo, sui pini, quindi hanno anche su piante ornamentali che erano presenti, oppure piante coltivate che erano presenti vicino all'apiario, ovviamente. Facendo un po' una sintesi, poi mi avvio verso l'ultima parte più discorsiva, questo diciamo, è il confronto dei risultati tra un'analisi fatta sulla base della banca dati, cioè di dati bibliografici, e fatta sui rilievi in campo, quello che vi dicevo prima. Quindi diciamo sul numero medio di specie che ci sono, nel nostro confronto, specie in piena fioritura, quante di queste sono di interesse apistico? Siamo meno del 10%. Dai rilievi in campo, delle specie, numero di specie che è arrivato dentro con il polline, un po' più alto, ma non è tanto diverso. Quanto polline è stato raccolto delle specie prative che abbiamo trovato, sì, in questo caso, e siamo sotto il 20%. Per cui uno dice, prati stabili, ce li mettiamo via, non hanno nessun interesse per le api, andiamo da un'altra parte. E in realtà questa è una considerazione floristica fatta nel periodo più o meno di maggiore fioritura, ovviamente anche chi fa i rilievi ha il problema della pioggia, per cui l'anno scorso abbiamo cercato un momento in cui erano attive le api, non pioveva, eravamo attivi anche noi, per quello siamo finiti ai primi di giugno, probabilmente anticipando, può essere che la quantità di specie in fiore sia superiore. Però una delle domande che lascio aperte, perché saranno poi i webinar diciamo di tipo più entomologico o apistico ad affrontarli, è se in altri momenti dell'anno, nel famoso buco che vedevamo sopra, invece i prati sono importanti per dare da mangiare alle api. Se vi ricordate in quello schema veloce in cui facevo vedere l'epoca delle diverse fioriture, c'erano due buchi dove non c'erano specie di interesse per l'apicoltore. Una delle domande è, ma non è che lì magari i prati sono di interesse per le api? E questo ce lo diranno prossimamente gli apicoltori che hanno partecipato alla ricerca e quindi hanno effettivamente raccolto questi dati. Bene, si può concludere quindi questo ragionamento andando anche a confrontare i dati arrivati con le specie che le api hanno portato dentro. Ho detto, va bene, ma quelle specie che le api hanno portato dentro erano di interesse apistico secondo la bibliografia o no? E in realtà un terzo di queste non risultavano in bibliografia. Quindi questo vuol dire che in questo tipo di analisi, in questo tipo di indagini, alle difficoltà della palinologa di cercare di capire che polline è, non per colpa sua, ma perché, vi dicevo, uno segue un percorso filogenetico, l'altro quello sistematico, c'è anche che ci si è concentrati in genere sulle specie diciamo così, di maggiore interesse, e quindi c'è ancora molto da indagare sulle specie prative oppure di contesti ad alta naturalità come quelli che fortunatamente sono presenti in regione Friuli Venezia Giulia. Passo quindi all'ultima parte, anche velocemente per dare poi spazio anche alle domande. Sempre nell'ambito del progetto vi accennavo che è legato a questo rapporto non solo con i prati stabili, ma in generale con
la rete Natura 2000 e andiamo quindi a vedere che ragionamenti vengono fatti, cioè per un apicoltore è interessante ricadere in area Natura 2000 o è praticamente indifferente, e facciamo un percorso più breve di quello che ho fatto adesso per trattare un po' questo punto. Torniamo a una mappa che avevamo già visto, dove in questo caso invece di accendere i rubinetti e i castagneti ho acceso le aree Natura 2000. Allora, premesso che è chiaro che nella parte bassa dove c'è la laguna si fa dell'ottimo miele, ma non si può stare sull'acqua, bisogna andare sulle isole. E premesso che le cime delle montagne non sono ambienti particolarmente interessanti, si vede che in molti casi, in particolare fa specie il grande poligono blu sulla sinistra che coincide con il parco delle Dolomiti Friulane, dove praticamente solo ad alcune periferie è presente qualche apiario. Cioè sono ambienti, diciamo così, in qualche modo stretti, come può essere la costiera triestina, però anche lì nel blu ci sono pochi pallini rossi, quindi in generale non pare che ci sia questo grande rapporto, probabilmente anche per le specie che ci sono dentro, visto che abbiamo capito il modo con cui ragionano. Il modo con cui ragionano qual è? È un modo con cui ragionano, possiamo tornare al nostro parallelismo con asini, pecore, vacche e capre, ed è un concetto che noi troviamo nelle specie di interesse foraggero per gli erbivori e troviamo anche in realtà nelle api, perché è un concetto legato alle piante, non a chi se le mangia. Ed è questo. Noi in foragicoltura chiamiamo i suoli, i pascoli, i prati pingui, cioè fertili, quelli ricchi di nutrienti, che portano una buona quantità di biomassa, quindi sono molto appetiti degli animali, portano erme buone semplicemente perché questa ricchezza di nutrienti, che in genere si abbina anche a quella di acqua, crea foglie più tenere, apparati, diciamo così, fogliari molto più morbidi, e quindi è chiaro che anche noi andiamo nell'orto a prendere l'insalata, non andiamo a prendere diciamo così, l'erba più dura che troviamo nei bordi. Al contrario, i prati, i pascoli magri, quelli poveri in nutrienti, hanno un basso interesse foraggero perché, non essendo concimati, in natura sono presenti che in zone sfavorite, per cui molto pendenti, suoli poco profonde, dove proprio i nutrienti se ne vanno, si ospitano, diciamo così, specie foraggere meno appetite, perché per far fronte a questa scarsità producono meno, sono più bassi di taglia, hanno le foglie più dure, perché in genere c'è anche il problema dell'acqua e così via. Ecco, questo aspetto tipicamente foraggero che riguarda la pianta si ripercuote in tutta la pianta, quindi specie, diciamo così, di situazioni magre producono anche meno nettare e anche meno polline. E invece situazioni più pingui, come può essere il tarasso, che è una specie caratteristica di pascoli e di prati pingui e anche di interesse mellifero, sono più produttive. E quindi è chiaro che prima domanda, perché nelle zone naturalisticamente più interessanti, che sono quelle magre, ci sono meno apicoltori, perché a parità di specie anche c'è meno produzione. E questo è un primo tema che ovviamente orienta da un'altra parte gli apicoltori. Quindi, per sintetizzare, i prati magri sono più ricchi di specie, perché in situazioni difficili, diciamo così, la ricchezza floristica aumenta. Questa è una cosa che si osserva in questo tipo di situazioni in natura, quindi naturalisticamente sono molto interessanti, ma essendo meno produttivi sono poco interessanti sia per chi le pascola sia per chi le bottina. E questa è una prima domanda che ci facciamo. C'è un'altra domanda che ci facciamo, sempre guardando dal punto di vista produttivo adesso la flora apistica, ed è questa considerazione qua. Queste sono delle specie, il castagno, la robinia, l'ailanto e la morfa, che sono interessanti perché producono mieli monoflora. Voi trovate in commercio, anche al supermercato, mieli esattamente di questi tipi qua. Hanno la caratteristica di essere tutte specie alloctone. Il castagno ce l'hanno portato dall'Asia Minore i Romani, e quello è abbastanza sdoganato, ha preso il posto del rovere in collina, è stato favorito e ha salvato nel Medioevo un sacco di gente con i suoi frutti. La robinia è arrivata più tardi, siamo i primi del 1600, proprio da Robin, che era un botanico francese che l'ha portata dall'America, dal Nord America, è rimasta un po' nell'orto botanico di Parigi, poi è cominciata ad andare a spasso, è andata molto a spasso quando tra le varie scelte politiche c'è stata quella delle ferrovie dello Stato di utilizzarla come specie che fiancheggiava le linee ferroviarie, quindi questo ovviamente l'ha diffusa.
Questa è in parte sdoganata, in parte no, c'è ancora ritenuta specie invasiva, insomma è ostica. L'ailanto, che è l'albero del paradiso, questo è arrivato per un tentativo di recuperare la gelsicoltura, nel senso che la bachicoltura, scusatemi, c'era stata una moria di gelsi, quindi si cercava un'alternativa al bacco da seta. Il bacco da seta è specie specifico, ha detto portiamo l'ailanto con il bombice dell'ailanto, però il bozzolo fatto del bombice dell'ailanto non è tecnologicamente uguale all'altro, cioè non fa un filo unico, quindi il filo spezzettato non consentiva di fare una siepe dello stesso valore. Quindi sono morti i bombici, ma ci siamo ottenuti l'ailanto, che è una specie di interesse mellifera molto robusta, tant'è che l'avete anche notata, insomma, cresce anche in mezzo all'asfalto nei parcheggi. Quindi questa è a tutti gli effetti ritenuta invasiva, e l'ultima è la morfa, non è l'ultima arrivata, è arrivata anche quella 2 o 3 secoli fa, che si è presa tutti gli ambienti golenali, soprattutto in seguito a erronei tecnici in modalità di gestione. Insomma, l'idea di dire raso tutto ha favorito questa specie perché, al di là di essere mellifera, è azotofissatrice, quindi questa, anche se il terreno è magro, si arrangia. È come avere un trifoglio che si fa la sua simbiosi radicale, si procura da solo l'azoto, non ha problemi. E quindi questo pone dei problemi nei momenti in cui magari da una parte si vuole contenerla e l'apicoltore lo vuole mantenere. Come fai a dire queste cose? Le posso dire perché nel nostro caso studio, quindi siamo dentro Natura 2000, Natura 2000 non si ferma alla protezione. Come sapete, è vero che la direttiva Habitat, che quest'anno compie 30 anni, ha chiesto di individuarli, ma ha chiesto anche di andare avanti, quindi di individuare che habitat ci sono dentro, quali sono i loro problemi, le misure di conservazione. In questo caso, che è quello del greto del tagliamento, esiste un piano di gestione che è stato approvato prima della pandemia e che quindi dà tutta una serie di divieti. Sono più di 100 le misure, di cui quelle regolamentari sono effettivamente divieto, cioè o sì o no. Io ne ho scelte alcune che hanno in qualche modo a che fare o direttamente con le api o con l'ambiente dove le api stanno. Allora, come forse si è intuito, i prati stabili hanno un focus importante in questo sito, anche perché c'è stato fatto un live anche sopra, e vedete in grassetto i temi, diciamo così, delle diverse misure che vanno dalla tutela passiva dei prati, cioè non si alterano e non si semano specie che non c'entrano niente dal punto di vista fitosociologico. C'è tutto come si dice, un regolamento sulla gestione dei prati, per cui lo sfalcio viene fatto dopo il 15 giugno per consentire anche a specie un po' in ritardo di fiorire, quindi arricchire floristicamente. Massimo 2 sfalci, che sono sfalci produttivi, quindi con asporto di biomassa, non marci, non si trita, si taglia, si fa fieno, diciamo così. Tutta una serie di regole sulla gestione del pascolo, sia quello vagante, trasumante, sia quello stanziale. Come vedete limiti dei periodi, finestre, diciamo così, in cui possono utilizzare questi ambienti, il carico, i divieti, quando ci sono e non ci sono, per garantire. Adesso in questo caso non si parla solo della flora, si parla anche della fauna minore, insomma, collegato a questo. Di interesse direttamente apistico c'è la tutela dei punti acqua, che interessano anche alle api per bere, quindi da questo punto di vista è uno dei più diretti. E poi ci sono tutto il divieto di concimi, fitosanitari, liquami, scusate, perché siamo a che fare con prati magri, per cui se li concimiamo cambia la flora, perdiamo tutto. Questa cosa riguarda anche il controllo della vegetazione spondale, perché siamo nel caso di un fiume, la bruciatura delle stoppie, poi come vedete raccolta di specie di interesse comunitario, e un altro aspetto che ci interessa, l'introduzione di specie alloctone, che sono quelle di prima. Adesso, a parte il castagno, che non c'entra con questo tipo di ambienti, ma non è ritenuta più alloctona, le altre, in particolare la morfa, è osteggiata da queste misure. Io ho messo quelle regolamentari, che sono i divieti effettivi, ma in tutto l'altro l'altra abbondante lista di misure ci sono anche quelle di incentivo, anche quelle di informazione. Sono previste una serie di attività di formazione degli agricoltori, quindi non è che si ferma i divieti, ma i divieti sono quelli che sicuramente valgono. Vado verso la chiusura. Queste sono
le misure per l'entomofauna, come vedete non ci sono insetti pronovi, perché? Perché in genere queste sono collegate a specie di interesse comunitario riconosciuto e quindi se non è riconosciuto l'interesse comunitario non si arriva fino in fondo. L'interesse comunitario viaggia a seconda dei gruppi, quindi in alcuni casi coleotteri, in altri casi lepidotteri. In questo caso vedete che la tutela è del cervo volante, che è legata essenzialmente ai querceti, non solo, insomma, alle piante di querce, per tutta una serie di motivi che non posso dedicarci, e interventi generici a favore dei coleotteri anche riguardo alla necromassa e così via. Quindi chiudo con questo ragionamento che è anche uno spunto per fare delle domande. In situazioni come queste, adesso noi abbiamo preso un caso che non è sempre così, ma è un caso esemplare, cioè in un momento, in un posto in cui c'è stato l'interesse pubblico di recuperare delle situazioni naturaliformi, e dall'altra parte abbiamo anche degli apiari, diciamo, con anche un piano di gestione, quindi siamo in un caso molto avanti. L'equilibrio è tra mantenere la parte ecologica e anche riuscire a mangiare, no? Quindi la sostenibilità economica e quella ecologica. Se io voglio mantenere i prati stabili, che nel nostro esempio, ma vi ripeto, riguarda la finestra fioritura, sono poco attraenti, e voglio contenere la flora autoctona, tra cui la amorfa, che è quella che invece è piaciuta di più alle api, come faccio a compensare economicamente? Cioè vendo il miele a 30 euro al chilo, faccio una pubblicità enorme che viene dal prato stabile anche se dentro c'è poche cose, creo delle alternative, vado da un'altra parte e lascio stare ai pronobi selvatici. Ecco, questo è un tema che proprio grazie al progetto sarebbe bene così ragionarci sopra. Il mio intento non è polemico, è semplicemente tecnico-scientifico, del ragionare che se le api hanno un perché, e questo lo vedremo anche nei prossimi webinar, in questo tipo di ambienti, bisogna trovare delle soluzioni. Ci sono altri casi in cui, cioè con altri tipi di realtà, in cui soluzioni sono ricercate. Grazie, io ho concluso e lascio lo spazio per le domande. Grazie Davide, sempre molto piacevole e interessante ascoltarti. Sì, giusto per rompere il ghiaccio, penso che in assoluto il primo studio, la prima ricerca che ho fatto dopo la laurea è stata proprio sull'interesse apistico di un arbusto del Carso che è il Prunus maleb, da cui si ricava un miele monoflorale. E lo studio aveva proprio riguardato quanto le api apprezzassero la fioritura del Prunus maleb e da lì è venuta fuori, era uno studio veramente molto semplice, impostato in maniera assolutamente, sì, proprio da prima ricerca post laurea, però è venuto fuori che l'appetibilità del Prunus maleb fondamentalmente dipendeva da cosa c'era intorno, cioè se avevamo dei cespugli di Prunus maleb, che tra l'altro per chi non lo conoscesse è una specie che fiorisce molto presto in primavera, se intorno fondamentalmente non c'era nulla di fiorito, allora ovviamente tutte le api erano presenti sul Prunus maleb, bastava che intorno ci fosse una capezzagna con un po' di tarassaco e già vedevamo che logicamente le api erano tutte quante sul tarassaco. Molto interessante però era vedere quanto questa specie fosse, ed è una specie assolutamente autoctona, fosse frequentata da una varietà di altri gruppi faunistici di impollinatori ed era interessante vedere come fosse frequentata anche, una specie molto presente nel Carso triestino, anche in giornate fredde e di bora. Quindi lì un po' mi riporto a quella che era la tua considerazione di prima dell'importanza comunque della flora spontanea per quanto riguarda i periodi di magra rispetto alle altre fioriture, soprattutto nei confronti delle specie selvatiche. Sì, su questo dico solo una cosa, che l'aveva accennato il dottor Zanchetta nel suo webinar. Noi siamo in contatto con lui non solo perché insomma, ci conosciamo, ci frequentiamo su questa serie di temi, ma perché c'è un altro progetto live che si chiama Pollinection, che insiste anche in quest'area, con cui siamo in diretto contatto perché sostanzialmente è analogo, però, cioè non è analogo, fa diversi tipi di azioni, però ce n'è una analoga sui pronobi selvatici.
Quindi l'interesse è proprio capire anche se ci sono fenomeni di concorrenza tra api domestiche e api selvatiche e l'importanza dei prati da questo punto di vista. In questo caso l'Università di Venezia che si occupa di questa serie di analisi, ma adesso loro sono partiti un po' dopo, per cui arriveranno i dati nelle prossime stagioni, sarà molto interessante il confronto tra questi due progetti proprio per cominciare ad avere dei numeri che misurano un po' questa cosa. Certo, anche perché le api domestiche sono abbastanza generaliste nella scelta, no, della specie, mentre nelle specie di api selvatiche ci sono diversi casi proprio di selezione di singola specie o di singolo gruppo di specie sulle quali vanno a bottinare. Certo. Quindi il discorso è assolutamente molto, molto, molto complesso. Se posso intervenire, sono Fabian Stefano, visto che avete nominato il progetto Live Poly Action, e quindi io sono responsabile tecnico di questo progetto, come sa anche Davide Pasuto, che ci conosciamo, anche il professor Bovolenta, ed effettivamente confermo quello che è stato detto, cioè la necessità di fare un progetto di questo tipo è proprio per considerare l'aspetto delle reti di impollinazione in toto e quindi l'insieme di tutti i pronobi che svolgono una funzione ecosistemica certamente fondamentale anche per il mantenimento delle piante selvatiche. Ecco, da questo punto di vista anche l'Università di Venezia ci ha messo bene in guardia quando si parla del nostro progetto Live Poly Action di non banalizzare il nostro progetto, perché l'immaginario collettivo subito porta alla mente un progetto a favore delle api, ma in realtà paradossalmente le api possono svolgere un fenomeno anche di concorrenza nei confronti degli altri insetti, ma non solo, anche le specie alloctone invasive svolgono un fenomeno di forte concorrenza anche nei confronti dei prati stabili. Tant'è che, agganciandomi a quello che ha detto la dottoressa Stravisi, sarebbe bello vedere che cosa succederebbe sui medesimi prati stabili se tutto attorno non ci sarebbe la morfa, non ci sarebbe l'ailanto, che ne so, sui Monti Sibillini, che abbiamo prati stupendi, che hanno anche forti analogie con i nostri magredi, perché sono prati sostanzialmente magri e ricchissimi di fioriture, non ci sono specie alloctone e sicuramente i dati relativi sia alla raccolta del nettare e del polline da parte delle api sui prati sarebbe molto diverso. Questo lo dico perché è molto importante ma intanto sarà importante anche creare dei collegamenti tra questi due progetti, no? Che affrontano, secondo due aspetti diversi, il tema dell'impollinazione. Però è anche importante, ecco, quando si affrontano questi temi di questo tipo, capire quanto in realtà la presenza delle specie alloctone invasive va a distrarre le api e anche a viziare i risultati di queste ricerche e forse anche a determinare un effetto negativo da parte delle stesse api che si spostano in massa sulle specie alloctone e quindi possono paradossalmente creare un problema poi alla fecondazione e all'impollinazione delle specie selvatiche dei prati che sono quelle che interessano a noi. Volevo anche ricordare, e questo penso che lo sappiano in tanti, all'interno di questo progetto Live Poly Action vogliamo attivare, penso che se ne è parlato anche nei precedenti incontri, questo progetto di filiera proprio legato ai prati stabili. E questo progetto di filiera vuole creare proprio il valore aggiunto ai prati, perché i prati stabili possono essere gestiti solo attraverso un'attività di sfalcio che deve essere necessariamente ricollegata all'allevamento e quindi si tratta di creare un valore aggiunto sia al latte dei prati, che magari non potrà certamente essere caratterizzato dalle grandi quantità, ma piuttosto che dalla qualità, però questo un discorso analogo si potrebbe fare con il miele in questo senso, no? Cioè se il miele dei prati stabili è un miele che magari ha caratteristiche diverse o che comunque concorre a tutelare i prati stabili, si potrebbe attribuire a questo miele una sorta di bollino verde che a livello comunicativo potrebbe attirare il consumatore a utilizzare quel miele perché sa che utilizzando quel miele concorre in maniera indiretta anche alla tutela dei prati. Ecco, questo è il mio intervento. Grazie. A questo si rifà anche un intervento che c'è in chat dove ci dicono per valutare la sostenibilità economica dei prati stabili bisognerebbe considerare anche gli altri servizi ecosistemici e non solo il valore apistico. Quindi insomma diciamo che il discorso un po' si ricollega.
Poi abbiamo anche un altro intervento che è relativo alla regolamentazione sul numero massimo di apiari presenti possibili, se è stato preso in considerazione, questo per salvaguardare le altre specie di api. E sì, qui ci rifacciamo al discorso della concorrenza tra api domestica e le specie selvatiche. No, scusa, non ho capito la domanda. Allora, se si può regolamentare... allora c'è scritto: una regolamentazione sul numero massimo di apiari presenti possibile è stato preso in considerazione per salvaguardare le altre api, visto che i prati stabili in questione sono poco appetibili. Allora, in genere, siccome le api sono spostate dagli apicoltori, quando il territorio è poco interessante ci sono anche pochi apiari. Noi abbiamo dovuto inserirne uno vicino ai prati stabili perché gli altri erano marginali, per dare modo alle api di utilizzare anche le specie pedemontane come il castagno, il tiglio. Non sempre il tiglio è in bosco, spesso è anche nei viali, eccetera. Comunque c'era questo interesse, per cui in realtà lo scopo della ricerca è capire questo, e noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli apicoltori molto preparati e anche molto disponibili, che in un caso hanno spostato l'apiario per permetterci di fare questa ricerca. Quindi non è che sta venendo fuori adesso un po' questa cosa qui, insomma. Sì, comunque che io sappia non è prevista mai nessuna regolamentazione sul numero massimo di apiari che è possibile mettere in un sito. Forse tu sei più sul pezzo di me, ma sinceramente non mi sembra. Non mi risulta. Se non altro sicuramente non per motivi di tipo conservazionistico. Sì, sicuramente. Cioè se ci sono dei motivi sono di tipo sanitario per le api, ma non... Esatto. Se ci fossero. Non so se posso fare, non so, quando mi parlavi di alloctono e di autoctono piuttosto che di invasivo, non so, io mi occupo di animali un po' più grandi, ma per conto della regione dell'ERSA avevo curato diciamo uno studio sull'agrobiodiversità animale, no? E quindi sulle razze autoctone allevate, no? E c'è sempre, io quantomeno, ho sempre il dubbio di che cosa voglia dire alloctono, perché sull'invasivo capisco, no? Però tornando ai quadrupedi, voglio dire, la pezzata rossa è autoctona o no? Perché mica abbiamo mai avuto una pezzata rossa. Se parliamo del nostro animale autoctono era ben tutto rosso, voglio dire, però ad un certo punto sono state fatte delle scelte e nel tempo poi, insomma, abbiamo come frutto, diciamo così, di scelte in parte tecniche, in parte economiche, così adesso abbiamo la pezzata rossa che ha questa, no? Allora la pezzata rossa friulana e poi italiana è autoctona o no? Non lo so, di quanto andiamo indietro, di un secolo, di un millennio. E ho sempre avuto il dubbio, ecco, invece sull'invasivo sono un po' più tranquillo, voglio dire, no? Se prima parlavi di piante invasive, va bene, ecco, l'invasività la capisco di più, ma c'è un modo per definire alloctono e autoctono? Parliamo di piante, voglio dire. Poi sugli animali la regione ha deciso che gli animali autoctoni dovevi andare indietro di 50 piuttosto che di 30 piuttosto che di 15 e lì lo capisco, ma sulle piante? Ma diciamo che cioè non è la mia specialità, quindi io mi Visto che riferisco... c'è anche il dottor Fabian qui che ci può... No, io mi riferisco ai lavori di riferimento e quindi quando c'è bisogno di andare nel dettaglio vado a cercare i sacri testi, diciamo così, che vanno ad aggiungere alle informazioni sulla specie anche questo tipo di informazione. Chi è quindi specialista di questo, quindi diciamo così botanici, floristi in senso stretto, vanno a dividere questa come si dice, presenza fuori dell'areale, perché abbiamo dei casi, quelli che vengono chiamati archeofite, cioè delle specie che sono alloctone, ma sono arrivate da noi insieme al grano, papavero, fiordaliso, eccetera, e quindi ormai ce le siamo portate dietro e hanno un peso diverso rispetto
ad altre che magari, come l'ambrosia, sono arrivate da poco e quindi hanno un carattere un po' diverso. Quindi diciamo che la botanica, diciamo così, la floristica ultimamente si sta concentrando in questo tipo di aspetti sulle piante invasive, come lo fanno anche i faunisti, come il tema scottante ultimo è quello dello scoiattolo grigio, diciamo in questo senso, perché diciamo così, la globalizzazione ha accelerato questo tipo di fenomeno, questo tipo di passaggi, con una serie di ripercussioni che ci sono anche quelle sanitarie, i floristi si occupano anche delle specie allergeniche da questo punto di vista, e anche dal punto di vista della naturalità, per cui è un tema caldo, dove quindi diciamo così, l'ostilità verso la morfa. È vero che è chiaro che uno dice stiamo cercando di recuperare dei prati, stiamo facendo una fatica bestia, abbiamo speso un sacco di soldi europei, ci piacerebbe in questo contesto riuscire a spostarla da un'altra parte, non averla tra i piedi. Però si inserisce il loro intervento dentro diciamo così, una corrente che sta interessando parecchio, perché dietro c'è, diciamo così, il problema di non perdere la naturalità e la biodiversità, che è una cosa, e anche dei motivi sanitari. Comunque c'è anche un aspetto fondamentale quando si va a considerare specie alloctona o autoctona, cioè andiamo a considerare la capacità della specie di replicarsi autonomamente in natura, quindi quando andiamo a parlare di animali allevate o specie vegetali coltivate, cioè per dire tra le alloctone abbiamo anche il pomodoro, per dire ce ne abbiamo, non dico tutte, però insomma sono tantissime, quindi anche quello è un aspetto, diciamo, normalmente quando si parla di specie alloctone sono specie che sono state introdotte al di fuori del loro areale più o meno volontariamente e poi, diciamo, per dirla proprio con un tecnicismo, ci sono scappate di mano. Ecco, questo proprio l'esempio classico faunistico è lo scoiattolo grigio, come può esserlo ad esempio la nutria. Per quanto riguarda le razze bovine, secondo me, sì, dal punto di vista logicamente biologico possono essere definite specie alloctone, ma non dal punto di vista funzionale per come intendiamo, ecco, la specie alloctona all'interno dei contesti naturali. Questo, sì, certo si parla anche di razze autoctone quando andiamo a preservare, a tutelare le razze autoctone, però secondo me è un concetto che è lievemente differente, ecco, più che altro proprio dal punto di vista funzionale. Potrei intervenire? Certo. Sì, sono Valecis Marco del Servizio Biodiversità e con la dottoressa Carponelli lavoro proprio sul tema delle specie alloctone invasive, nella fattispecie le piante, e con Fabian lavoro il progetto Life Pollination, per cui sono presente in entrambi i campi. Allora, senza farla troppo per le lunghe, perché in effetti diventerebbe esteso, comunque quello che ha sintetizzato la dottoressa Stravisi è corretto, perfettissimo, un discorso di funzionalità. Il problema non è che siano alloctone, noi ci basiamo la nostra alimentazione si basa su una quantità di specie alloctone, parlo di piante, nelle fattispecie, ma il fatto che siano diventate invasive. Se i pomodori incominciassero a riprodursi autonomamente perché la fruttificazione riesce ad avvenire per tempo, potrebbero diventare un problema, ma questo non è un problema, di conseguenza non ci creano complicazioni a vario livello, per la biodiversità in primis, per aspetti sanitari, ma anche per aspetti legati, diciamo, alla gestione dei manufatti e cose di questo tipo. Per cui il problema è l'invasività, il fatto che una specie sia in grado, una volta che è stata importata deliberatamente il più delle volte, e lì c'è il grosso problema dato fondamentalmente dalle ornamentali. Ho visto prima citato nella lista l'albero delle farfalle, Buderia davidi, che sta impestando i torrenti della montagna friulana. Al momento non capiamo bene come si sta comportando, nel senso è diffuso ma si sta entrando in concorrenza, però già in Svizzera chi si occupa di piante alloctone invasive lo sta mettendo come una specie da blacklist, come una specie problematica. E anche lì legato fondamentalmente, già il nome stesso lo dice, albero delle farfalle, all'attrattività nei confronti degli epidotteri rispetto magari alla flora autoctona. Quindi l'invasività è il fatto che si possa riprodurre e diffondere occupando spazio o, come nel caso anche della morfa, diventare una specie trasformatrice, quindi in grado di alterare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo. Nel caso, Davide Pasuto ha detto perfettamente, nel caso dei magreddi il fatto che ci sia la morfa significa proprio alterare l'orizzonte, il profilo del suolo, facendolo diventare qualcos'altro. Quindi il problema con le alloctone è questo fondamentalmente. Sono o non sono coltivabili? Nel senso, io riesco a gestire e ottenere un prodotto senza che però queste mi filino via?
e incomincino a diventare un problema economico significativo in alcuni casi. Ogni specie fa storia a sé, quindi adesso non entro nei dettagli, però è proprio l'approccio che dobbiamo avere, cioè non è che noi ci scateniamo contro l'ailanto, esiste una normativa europea, esiste un decreto legislativo italiano, esiste un approccio anche regionale, abbiamo elaborato una strategia per affrontare il problema delle alloctone invasive, anche animali, ma la questione non è demonizzarle, è capire se possiamo effettivamente gestirle, cosa significa la gestione, perché se io riuscissi, come avviene anche in Ungheria, a fare impianti di rovigna pseudacaccia per ricavare legname, che poi viene esportato in giro per il mondo per legno da opera, e non mi fila, e riesco a contenerla, questo potrebbe valere anche per la morfo e per l'ailanto. Il fatto è che con alcune di queste specie non riusciamo ad avere questo tipo di capacità gestionale. E quindi dobbiamo mettere in bilancio, mi conviene tenerle perché c'è un vantaggio economico o quello che è un aspetto, oppure c'è tutta una serie di svantaggi alla fin fine economici, perché alla fin fine è questo, e cosa pesa di più? Il più delle volte, e questo è il lavoro che hanno fatto gli esperti che hanno elaborato il regolamento europeo, da cui poi sono derivate delle liste in cui indicano queste specie in Europa non le vogliamo, hanno fatto proprio questo tipo di analisi e hanno visto il costo che ci deriva da certe alloctone, l'ailanto in primis, è troppo alto, non ce lo possiamo permettere. E quindi da lì poi deriva un certo tipo di approccio anche di obblighi proprio normativi. Ecco, cioè, mi fermerei qui perché altrimenti potrei sviscerare lungo, ma comunque insomma, giusto per darvi un'idea abbastanza significativa. D'altra parte piantiamo piante per aumentare la biodiversità dei prati e lungo le siepi. Grazie. Grazie. Antonella, ci sono altre domande? Non sto guardando la chat. No, fanno i complimenti a Davide. Ai quali mi associo anch'io. Ci associamo tutti. Sono le 18, siamo proprio in perfetto orario. Perfetti. Se non ci sono altre domande, no? Ma chiudi tu, Antonella. Tanto io ringrazio tutti, in particolare Davide. Grazie a voi. Buona serata. Senz'altro, grazie